Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dermestril, Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento, 2 novembre 2021. Cos'ha Dermestril? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dermestril durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dermestril? Dermestril ha un farmaco a base del principio attivo estradiolo, appartenente alla categoria degli estrogeni e nello specifico estrogeni naturali e semisintetici, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Dermestril può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dermestril 25 mcg/24 ore 8 cerotti transdermici. Dermestril 50 mcg/24 ore 8 cerotti transdermici. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Rottafarm SPA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: estradiolo. Gruppo terapeutico: estrogeni. Forma farmaceutica: cerotti. Indicazioni: Dermestril 25, 50, 100. Terapia ormonale sostitutiva, TOS, dei sintomi derivanti da deficienza estrogenica in donne ad almeno 6 mesi dall'ultima mestruazione. Dermestril 50, 100. Terapia di seconda scelta per la prevenzione dell'osteoporosi in donne in postmenopausa, ad alto rischio di future fratture che presentano intolleranze o controindicazioni specifiche ad altri farmaci autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi, vedere paragrafo 4 euro. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'esperienza in donne al di sopra dei 65 anni di età limitata. Posologia. Il trattamento viene normalmente iniziato con uno cerotto di Dermestril 50, da applicare sulla pelle 2 volte alla settimana in modo da assicurare una somministrazione continua di ormone. Il cerotto deve essere rimosso ogni 3-4 giorni e sostituito da un nuovo cerotto. Sono disponibili 3 dosaggi di Dermestril, e cioè Dermestril 25 microgrammi, 50 microgrammi e 100 microgrammi. Il dosaggio deve essere adattato individualmente durante il trattamento in rapporto all'efficacia o ai sintomi da sovradosaggio, ad esempio comparsa di tensione mammaria o insorgenza di sanguinamenti vaginali. Per l'inizio e la continuazione del trattamento dei sintomi postmenopausali, deve essere usata la dose efficace più bassa per il periodo di trattamento più breve possibile, vedere anche paragrafo 4. Nel caso di effetti indesiderati o sintomi di sovradosaggio, esempio tensione mammaria o sanguinamento vaginale, la dose deve essere ridotta. Non dovrebbe essere superata la dose massima di 100 mg al giorno. Per la terapia di mantenimento si dovrebbe impiegare la dose minima efficace. Dermestril viene usato generalmente per un trattamento ciclico di 3 settimane, 6 applicazioni, seguito da una settimana senza terapia. Durante questa settimana possono manifestarsi sanguinamenti vaginali. Un trattamento continuo, non ciclico, è consigliabile in donne isterectomizzate oppure nei casi in cui severi sintomi da carenza estrogenica ricompaiano durante gli intervalli senza terapia. Dermestril dovrebbe essere associato ad un progestinico almeno nelle donne con utero intatto, secondo le indicazioni del medico, per esempio come indicato nel seguente schema. Nelle donne con utero intatto si deve somministrare anche un progestinico approvato per il trattamento aggiuntivo all'estrogeno per almeno 12-14 giorni di ogni mese / ciclo di 28 giorni allo scopo di contrastare lo sviluppo di un'iperplasia o di un carcinoma dell'endometrio dovuti a stimolazione estrogenica, vedere paragrafo 4 euro. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. A meno che non vi sia una precedente diagnosi di endometriosi, l'aggiunta di un progestinico non è raccomandata in donne senza utero. Si possono impiegare 3 differenti schemi terapeutici. Euro ciclico A Euro S. Dermestril è somministrato ciclicamente, con un intervallo di sospensione del trattamento, di solito 21 giorni di trattamento e 7 giorni di sospensione. Il progestinico è solitamente somministrato per 12-14 giorni del ciclo. Si può verificare sanguinamento nel periodo di sospensione. Euros continuo sequenziale Euro S. Dermestril è somministrato senza interruzioni. Il progestinico è solitamente somministrato per 12-14 giorni durante ogni mese / ciclo di 28 giorni in maniera sequenziale.
Si può verificare sanguinamento nel periodo di sospensione. Aeros continuo combinato Aero-S. Dermestril ed il progestinico sono somministrati ogni giorno senza interruzione. Il trattamento con Dermestril può iniziare in qualsiasi momento nelle donne che non siano già sottoposte ad una TOS. Le donne trattate con una terapia ciclica o sequenziale estrogeno/progestinica devono completare il trattamento in corso prima di iniziare il trattamento con Dermestril. Il momento più appropriato per iniziare il trattamento con Dermestril è il primo giorno di sanguinamento da sospensione. Le donne che stanno già facendo uso di una terapia continua combinata estrogeno/progestinica possono passare direttamente al trattamento con Dermestril. Modo di somministrazione. Ogni astuccio contiene 8 sistemi terapeutici transdermici, cerotti, confezionati individualmente in bustine. Aprire la bustina strappandola a partire dalla tacca segnata ed estrarre il cerotto, non usare forbici per evitare di danneggiare il cerotto. Ogni cerotto di Dermestril è costituito da 2 parti. Il sistema transdermico vero e proprio, contenente il principio attivo, ed un foglio protettivo trasparente avente un rilievo circolare a punti ed un logo bianco. Tenere il cerotto tra il pollice e l'indice, nella parte più piccola del foglio protettivo delimitata da una tacca, staccare la parte più grande del foglio protettivo con l'altra mano ed eliminarla. Evitare di toccare la parte adesiva del cerotto. Applicare il cerotto sulla pelle dei fianchi oppure della regione lombare o addominale tenendo sempre il cerotto nella parte ancora coperta dal foglio protettivo, tra il pollice e l'indice. Staccare la parte di foglio protettivo ancora rimasta e premere bene su tutta la superficie del cerotto per circa 10 secondi. Ripassare di nuovo con un dito lungo i margini per garantire una buona adesione. La pelle nel luogo dell'applicazione deve essere pulita, asciutta, non unta e non deve presentare arrossamenti o irritazioni. Per l'applicazione devono essere evitate le parti del corpo che formano grosse pieghe durante i movimenti e le zone corporee dalle quali il cerotto potrebbe staccarsi in seguito a movimenti o sfregamenti. Dermestril non deve essere applicato sul seno. I cerotti non devono essere applicati per 2 volte consecutive nella stessa sede. Dermestril deve essere sostituito 2 volte alla settimana in modo da assicurare una somministrazione continua di estradiolo. Ad esempio, se la terapia è iniziata il lunedì o il giovedì, il cerotto deve essere sostituito rispettivamente il giovedì o il lunedì successivo. Seguendo scrupolosamente le istruzioni sopra indicate, il cerotto dovrebbe aderire alla pelle senza problemi per un periodo di 4 giorni. Se il cerotto dovesse staccarsi è necessaria la sua sostituzione con un nuovo cerotto. La regolare sostituzione del cerotto dovrebbe avvenire comunque secondo lo schema iniziale. Se nel giorno previsto, per dimenticanza, il cerotto non è stato sostituito, si deve provvedere al più presto alla sua sostituzione. Si effettuerà in seguito la regolare applicazione di un nuovo cerotto, rispettando le date precedentemente fissate. La mancata assunzione di una doppia dosi può aumentare la probabilità che si verifichino sanguinamento e rottura da spotting. Applicando correttamente il cerotto, il bagno o la doccia non dovrebbero comportare problemi. Tuttavia potrebbe staccarsi dopo un bagno molto caldo oppure una sauna. Se ciò dovesse succedere dovrà essere sostituito con uno nuovo. Possibilmente la sauna dovrebbe essere programmata per il giorno stabilito per il cambio del cerotto. I cerotti usati devono essere piegati con la parte adesiva all'interno ed eliminati. Controindicazioni: ipersensibilità nota al principio attivo o ad uno degli eccipienti. Carcinoma mammario pregresso, sospetto accertato. Tumori maligni estrogeno dipendenti sospetti o accertati, esempio carcinoma endometriale. Sanguinamento genitale non diagnosticato. Iperplasia endometriale non trattata. Tromboembolismo venoso in atto o pregresso, esempio trombosi venosa profonda, embolia polmonare. Disturbi trombofilici noti, ad esempio carenza di proteina C, proteina S, o di antitrombina, vedi paragrafo 4.4. Malattia tromboembolica arteriosa attiva o recente, esempio angina pectoris, infarto miocardico. Epatopatia acuta o storia di epatopatia finché copyright gli esami di funzionalità epatica non siano tornati nella norma. Porfiria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Per il trattamento dei sintomi della postmenopausa, la TOS deve iniziare solo in presenza di sintomi che influiscono negativamente sulla qualità della vita. In tutti i casi un'attenta analisi dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo di estrogeni e progestinici può essere aumentato dall'uso concomitante di sostanze note per il loro effetto di induzione degli enzimi che metabolizzano i farmaci, particolarmente il citocromo P450. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dermestril insieme ad altri farmaci come Eurosaurantina Euro, Aurosdintoina Euro, Aurosdintoina Euro, Aurosfenitoina Icma Euro, Aurosgamibeta Complex A Euro, Eurosnervaxona Euro, Eurosnevirapina Milana Euro, Eurosnevirapina Sandozgba Euro, Eurosnevirapina Teva Italia Euro, Eurosviramunea Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dermestril durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dermestril durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Dermestril non è indicato in gravidanza. In caso di gravidanza durante il trattamento con Dermestril, il trattamento deve essere interrotto immediatamente. I risultati della maggior parte degli studi epidemiologici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti sulla capacità di guidare o sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Più di 700 pazienti sono state trattate con il prodotto durante studi clinici. Circa 10-15% delle pazienti trattate con Dermestril negli studi clinici hanno avuto reazioni avverse sistemiche, le quali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio è improbabile con l'applicazione transdermica. Nausea, vomito, sonnolenza, capogiri ed arresto del sanguinamento possono verificarsi in alcune donne. Non esiste alcun rimedio specifico ed il trattamento deve essere sintomatico. Il cerotto deve essere rimosso. Sintomi da sovradosaggio sono rappresentati da tensione mammaria e o insorgenza di sanguinamenti vaginali. In questi casi dovrebbe essere presa in considerazione una riduzione del dosaggio. Se necessario, un sovradosaggio può essere rapidamente controllato togliendo il cerotto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Estrogeni naturali e semisintetici non associati. ATC. G03K03. Il principio attivo 17I, estradiolo sintetico è chimicamente e biologicamente identico all'estradiolo endogeno umano. Sostituisce la perdita di produzione estrogenica nelle proprietà farmacocinetiche. L'emivita dell'estradiolo nel plasma di circa 1 ora. L'estradiolo viene metabolizzato soprattutto nel fegato. I metaboliti più importanti sono estriolo, estrone ed i loro coniugati, glucuronati, solfati, che sono dati preclinici di sicurezza. Poiché copyright l'estradiolo è un ormone fisiologico, usato da molti anni in clinica in diverse forme farmaceutiche, ben documentate nella letteratura scientifica, gli studi di tossicità con Dermestril sono stati limitati. Elenco degli eccipienti. Matrice adesiva contenente estradiolo. Copolimeri acrilici. Pellicola di supporto. Polietilene tereftalato laccato. I sistemi transdermici sono coperti da un foglio protettivo trasparente di poliestere che viene staccato prima dell'uso. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dermestril a base di estradiolo sono: Estraderm MX, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.